Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati e ben ritrovati sul mio canale da Michele per questo nuovo appuntamento Robocop, uscita numero 10, edizione De Agostini, in scala 1:3, altezza circa 62 cm. Andiamo subito a vedere la fase del montaggio, perché nell'unboxing che ho presentato vi ho dato già possibilità di poter, oltre che vedere le immagini, anche leggerne i contenuti, che sono sicuramente interessanti. Andiamo a vedere quello che troviamo nello specifico. Ve l'ho già spiegato anche questo nell'unboxing, quindi andiamo subito a montare il pezzo. Prendiamo questo, ho messo solo un po' più di luce, così inseriamo questo all'interno, lo facciamo andare giù fino in fondo, così. Poi prendiamo questo. Una cosa importante, guardate, qui abbiamo un dentino, non potete metterlo come volete. Abbiamo questo dentino che deve andare a inserirsi qua. Quindi, così. Ecco. Perfetto. Vi faccio subito vedere una cosa. Andiamo a inserire la rondella più grande, diciamo la frizione, una delle due frizioni presenti, la pressiamo all'interno, questa dovrebbe poter stare, vediamo se cade. Ok. Poi vi faccio prima una prova e poi vi faccio vedere come io ho montato il pezzo, perché è importante farvi vedere questa differenza. Lo mettiamo così, prendiamo 3 viti BP, non usate nessun tipo di lubrificante, mi raccomando, mai nella plastica. Ho già spiegato ampiamente in diversi video il perché ve lo sconsiglio. Bene, attenzione al dentino, ecco qua. Quando farete questo vi accorgerete che se lo schiacciate qua, dove avete il dentino, queste due parti di plastica sono perfettamente aderenti a quelle dietro, guardate, mettiamo. Mentre invece qua davanti, vedete, avete parecchio spazio, perché questa poi è la regolazione, la vite di regolazione che vi darà la forza a questo pezzo. Tanto più avviterete, tanto più lui diventerà rigido. Però voi quando lo montate, fatemelo magari sapere nei commenti, a me non piaceva il fatto che si piegasse molto questa plastica, quasi a rompersi, poi magari non si rompe, però a me non piaceva, allora io cosa ho fatto? Non siete obbligati a farlo, voi montatelo pure così, però se qualcuno volesse farlo. Ho preso una rondella, questa è la misura. Ovviamente vi spiegherò il perché ho deciso di mettere la rondella e non solo. Questo è un pezzo di una cintura di cuoio, più o meno di 1,5 mm, 2 mm scarsi. L'ho ricavato con un punzonatore, anche di questo vi ho parlato nei miei video. Il numero è il 5. Colpo col martello, viene così. Poi con un chiodino ho fatto un foro centrale, tanto quanto bastasse a far passare attraverso la vite. Però
io, che ho fatto anche Ironman, ho sostituito la vite del tirante, quella che lavora molto di più, l'ho sostituita con una vite AP. Anche questo non è indispensabile. Voi montatela come nelle istruzioni. Io vi dico che preferisco montarla così perché sono più sicuro, posso stringere in sicurezza e sono certo che non si può assolutamente danneggiare questa parte qui che andrò a stringere. Quindi faccio questo, la vado a collocare, qua abbiamo il dentino, quindi il registro è quello dall'altra parte, qua il dentino, questo è il registro. Facciamo così. Metto la rondella di metallo perché questo eviterà quando spingerò che questo possa dilatarsi troppo e non servire a nulla. Ecco, così sono a posto. Vedete? Ora andiamo a riposizionare questa e questa. Il dentino è qui e qui abbiamo lo spazio per il dentino, quindi così. Non vedo l'altra. Dov'è? Ah! Era così aderente che non vedevo l'altra. Eccola qui. Ho dovuto svitare un po' questa perché non mi permetteva di spingere. Allora, guardate, inserisco, tengo così e vado a mettermi le due viti CP. Prima non so cosa vi ho detto. Non vorrei aver sbagliato dicendovi prima BP, È la vite CP che bisogna prendere. Andiamo a prendere la vite CP, prenderò 2 io, voi ne dovete prendere 3. Poi se doveste avere dei problemi sapete che potete risolvere come vi ho fatto vedere, ok? Voi montate come nelle istruzioni. Poi questa è una cosa in più. Se invece tutto si monta perfettamente bene, quello che sto facendo non vi serve. Queste vanno subito montate strette, tutte e due, in battuta. Ricordatevi che l'ultima vite che avete davanti, questa, è il registro. Ecco perché io ho messo lo spessore sotto. Questo è lo spazio che voi avete, guardate bene, questo è proprio lo spazio che avete. Quindi quando io andavo ad avvitare tutto, questa plastica mi dava come l'impressione che si potesse rompere qua man mano che avvitavo. Ho messo questo sotto, la rondella, e adesso, guardate, ho sostituito questa vite, perché sono molto più sicuro, con una vite AP che avevo in Ironman. Voi non mettete nulla sotto se non ce l'avete, usate le viti CP, queste, e non vi preoccupate. Controllate. Ok, non abbiate paura di lasciarlo troppo rigido, perché poi è meglio un po' rigido che troppo morbido, perché poi se dovete regolarlo che vi cade giù dovete riaprire tutto. Andiamo ad allentare un po' e controlliamo. Così va bene, perché ricordatevi che poi avrete solo il peso della mano, perché qui ci va quel pezzo di gomma e quindi è abbastanza leggero, quindi non serve stringere proprio tanto. Tra l'altro mi sono anche accorto
mi sono anche accorto che quando ho fatto l'unboxing all'inizio non ho messo la mano, e ve ne sarete sicuramente accorti quando ho fatto la rappresentazione di tutto quello che avevo montato fino al numero 9. E un'altra cosa, ho detto anche che forse ci daranno un'altra mano, una destra. Ho sbagliato, perché questa calamita qui serve proprio per far sì che si possa sostituire questo pezzo con il pezzo poi metallico, comunque argentato, che avrà la punta che uscirà. Sapete, è una delle armi di Robocop. Bene, a questo punto controlliamo ancora, va benissimo così, un po' di più. Vi faccio solo vedere un'ultima volta una cosa per farvi capire del perché di questo lavoro. Vedete? Guardate la plastica come è perfettamente diritta qui. Provate voi a stringere e poi fatemi sapere nei commenti. Andiamo a prendere adesso questo, il braccio destro, bellissimo, e andiamo a montare questo nell'unica maniera possibile, così, perché così è impossibile. Prendiamo 3 viti BP, vi consiglio di utilizzare un cacciavite con la punta più piccola perché hanno la testa molto piccola e rischiate di danneggiarli. Qui, come potete vedere, io non mi sono creato il filetto come sono solito fare anche sulla plastica, ovviamente, ripeto, senza mai usare l'olio, perché la plastica è una plastica molto tenera e non serve farlo. Lo so ragazzi che non sto inquadrando, ma centro solo le viti in verticale e poi metterò di nuovo tutto nell'inquadratura. Sto soltanto mettendo le 3 viti BP, vedete? Ho messo queste, 1, 2 e 3. Adesso le stringo e nient'altro. Non tutto da una parte, un po' alla volta. Ecco qua, perfetto. Sì, perfetto, mi piace proprio. Adesso abbiamo finito questo montaggio, vado a prendere quello che abbiamo montato fino al numero 10 e ci vediamo dopo per i saluti. Ed ecco qua, questo è quello che abbiamo montato con 10 uscite di questo cyborg amatissimo, Alex Murphy. Andiamo a vedere anche questo, perché io già me lo sogno quando sarà finito anche Robocop. Guardate che meraviglia! Immaginatevi una volta che saranno uno vicino all'altro, che spettacolo! Poi sono praticamente alti uguali, uno è 60 cm e uno è poco più di 61 cm, circa 62. Bellissimo. Un'altra cosa,
man mano che mi vengono in mente ve lo dico. Fate attenzione, secondo me se cercherete di farlo è un errore, però il modello è vostro. Non cercate di inserire questo GIV all'interno, anche perché qui non ce lo dicono di farlo. Io non ho ricevuto ancora il montaggio, ma presumo che sia da svitare nuovamente la mano, allentare le due viti che tengono i due gusci qua dentro. Ecco, vedete? Questo si apre, si inserisce comodamente all'interno la sfera, si stringe, si avvita e siamo sicuri. Non cercate di spingere perché secondo me fate danno. Tutto qui. Allora, io volevo ringraziarvi per tutto quello che fate per me con le vostre visualizzazioni, con le vostre iscrizioni, e se attivate la campanella così da rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, vi ringrazio ancora di più. Questo lo possiamo togliere, bellissimo. Eccolo qui. E perché volevo dirvi, e ci tengo tanto a farvi sapere che, anche se mi ripeto, ma è quello che mi sento di dirvi perché lo provo davvero, siete voi la vita del mio canale. È solo grazie a voi che io sono ancora qui. È banale da dire perché insomma non è che un programma si vede se non ci sono i telespettatori, e quindi siete voi che mi date la possibilità di crederci e di continuare ad andare avanti, perché io ho tanta passione, però è ovvio che queste cose non mi vengono regalate. A tal proposito io ho un link in descrizione Patreon, per chi volesse dare una piccola offerta può darla, senza ovviamente, ma neanche da dirlo, non c'è obbligo, no? Però una cosa ci tenevo anche a dirvi, oltre a questa: mi aiuterete anche comunque se quando ci sono le pubblicità non le fate scorrere veloce, se vi sono di aiuto, perché il canale di Michele nasce per aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei modellini, per evitare che facciano errori e che si monti in maniera perfetta e funzionale il modello. Se voi mi mandate avanti le pubblicità, perché ripeto, lo so, come dico come ho detto altre volte, che dà fastidio la pubblicità, ma è l'anima del commercio. Noi che facciamo questo, almeno io nel mio piccolo, prendo veramente poco. Non ve lo dico cosa prendo perché non si può dire, e poi perché insomma vi farei solo ridere e non voglio che sia una barzelletta. Quindi ecco, non vi chiedo soldi se non volete fare una donazione, però aiutatemi a non mandare avanti le pubblicità, ve lo chiedo veramente, perché sono quelle che mi danno la possibilità di avere qualche centesimo. Se voi andate avanti veloce o le saltate quando c'è scritto salta annunci, non mi siete d'aiuto. Magari io lo sono stato a voi. Ragazzi, diamoci una mano reciprocamente, grazie a tutti, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado a preparare il video numero 11, che è semplicissimo. Andiamo quindi a completare il braccio destro e poi vado a prepararmi i video della Citroen 2 cavalli Charleston. Ciao ragazzi!